Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Mechatronica Homemade. Oggi vi faccio vedere come ho realizzato una pompa portatile per bicicletta con materiali facilmente reperibili e oserei dire indistruttibile. Buona visione! Per la realizzazione da cosa sono partito? Sono partito da degli stantuffi d'aria, sono quelli che in genere si utilizzano sulle attrezzature che funzionano, che hanno parti da movimentare con aria compressa. Me li aveva dati un amico tempo fa, li avevo accantonati in box, poi non li avevo mai utilizzati e recentemente mi è venuta questa idea. Stantuffi per aria compressa di questo tipo, chiamati anche cilindri, ne esistono veramente tanti, di tanti tipi, di tanti materiali e così via. Io naturalmente ho usato questi perché li avevo in casa, però se qualcuno volesse fare qualcosa più ad hoc può benissimo comprarli, anche perché comunque se ne trovano di parecchie misure e dimensioni anche a prezzi piuttosto contenuti. Quindi quello che ho usato io, dicevamo, è in ottone e presenta due attacchi per le tubazioni. In genere, se si manda aria compressa in uno dei due, lo stantufo si muove in una direzione, se si manda nell'altro, si muove nella direzione opposta. A noi questo non serve, utilizzeremo solamente uno delle due uscite, in quanto l'altra non servirà per il nostro scopo, anzi andremo a praticare un foro verso la fine dell'apertura massima in modo da permettere all'aria di entrare. Quindi apriamo lo stantuffo, io l'ho smontato per capire dove fare il foro, comunque lo capirete da soli, basta misurare la corsa dello stantuffo stesso e capire dove forare. Comunque se lo smontate è senz'altro meglio, anche perché almeno i truccioli di ottone, di ferro o di altro materiale, una volta entrati sarà possibile rimuoverli e pulire accuratamente le superfici. Quindi una volta fatti questi fori, capiamo che quando il pistone sarà aperto al massimo riuscirà a prendere aria. Man mano che si spingerà il pistone, questo foro qua verrà richiuso perché la parte interna passa davanti e quindi fa da tappo e spingerà l'aria verso l'altro foro di uscita. Ecco, qui faccio vedere i raccordi che ho utilizzato. Quello anteriore è un raccordo a vite, non so la misura perché li avevo in box, non li ho misurati, comunque in genere sono in pollici questi raccordi. Penso sia da un ottavo, ma non ne sono sicuro. E poi il raccordo femmina, che è quello che andrà avvitato alla valvolina della bicicletta per permetterne il gonfiaggio. Poiché il tubo che ho preso è un tubo in gomma abbastanza spesso e anche molto rigido, quindi per farlo adattare alla parte del raccordo di uscita e anche a quello del lato della valvola della bicicletta, lo scaldiamo con la pistola termica. Per scaldarlo con la pistola termica, attenzione alle dita. Comunque fate così, mettete i raccordi in morsa, uno per volta, scaldate bene con la pistola a caldo, senza esagerare perché altrimenti il tubo si potrebbe anche fondere. Quindi scaldate bene i raccordi, poi scaldate la parte di tubo che deve calzare sul raccordo e poi andate semplicemente a infilare e fate raffreddare. Se vogliamo fissare meglio l'estremità del tubo allo stantufo possiamo mettere delle fascette oppure una colla adatta per queste superfici. Ecco, una volta completato il tutto, il lavoro è finito ed ecco la pompa bella che pronta per gonfiare la ruota della bicicletta. Come vedete l'ingombro è molto ridotto, la costruzione è diciamo piuttosto semplice. Vediamola ora in funzione, come potete notare funziona abbastanza bene, genera una buona pressione, certo per gonfiare una ruota di bicicletta partendo da zero con questa pompa ci vogliono parecchi minuti, comunque per regolare la pressione va più che bene. Naturalmente una pompa fatta in questo modo ha una portata d'aria molto ridotta, quindi occorrerà
occorreranno parecchi passaggi per gonfiare una ruota intera. In ogni caso, il vantaggio è che è veramente piccola, quindi è trasportabile in qualsiasi posto e pesa veramente niente. Naturalmente, se avete esigenze di gonfiare gomme magari anche più grosse, potete comunque scegliere uno stantufo più grande che naturalmente avrà una portata d'aria maggiore. Ecco, questo è un altro che avevo in giro, che mi ha dato sempre un amico. Su questo è possibile fare la stessa cosa, quindi misuriamo la corsa dello stantufo, andiamo a inserire il raccordo, il tubo e così via. Non sto a far vedere la stessa sequenza, anche perché poi questo non l'ho portato a termine, perché avevo già realizzato il primo modello, che era quello piccolo che serviva a me. Ecco, come abbiamo visto, in pochissimi passaggi e con una spesa veramente esigua, riusciamo a realizzare una pompa per biciclette, per gomme in genere, anche per palloncini, che avrà praticamente una durata eterna, non si romperà mai. Questo comunque è solo a scopo dimostrativo. Naturalmente se poi qualcuno ha qualche idea migliore o ha qualche suggerimento è il benvenuto. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.